questa casta di regnanti, per esempio nel primo libro di Samuele è scritto prenderà i vostri figli, prenderà le vostre figlie, prenderà i vostri campi e voi sarete i suoi servi. Cioè c'è una sorta di concetto di impunità. Buongiorno a tutti, oggi come vedete sono qui con Elisabetta per un discorso un po' particolare. Buongiorno a tutti. Vogliamo partire da un libro appena uscito, l'autore è David Icke, il titolo The Roadmap Escaping the Maze of Madness, che in italiano potremmo tradurre come mappa di fuga dal labirinto della follia. E vogliamo prendere spunto proprio da questo titolo per cercare di avvicinarci con molta cautela al tema che ci avete chiesto di trattare, quello della vicenda Epstein-Maxwell. Sinceramente ci tengo a unire i nomi dei due attori di questo folle, agghiacciante scenario, ma ne parleremo più avanti durante il nostro video, vero Mauro? Certo. Sì, David Icke. David Icke è un autore molto conosciuto, anche molto discusso, lo sappiamo, negli ultimi decenni. Lo diciamo subito così ci capiamo. La curiosità, lo sapete, per noi è fondamentale. Riteniamo che se un autore ha il coraggio di esprimere le proprie opinioni molto controverse e se mette sul tavolo del materiale che merita una lettura critica, vale la pena ovviamente quantomeno di ascoltare per fare come al solito, cioè verificare, ragionare. E un autore come David Icke, che ha dedicato veramente tutta la vita a una indagine personale sulle radici della società, le dinamiche, le relazioni, i progetti dei potenti della Terra, che noi in altri video abbiamo visto risalire a tempi molto antichi, e lui ha sentito la necessità di raccontarla al mondo con tutto quanto ovviamente ne consegue. Direi che va quantomeno rispettato per il suo coraggio, anche se ovviamente si può benissimo non concordare parzialmente o totalmente con lui, insomma. Personalmente leggo Ike fin dalle prime edizioni dei suoi libri, perché ho trovato sempre interessante la sua determinazione nel porre domande scomode e nel farlo senza chiedere permesso. E questo può piacere o non piacere, ma è una caratteristica molto rara. Possiamo dire che David Icke è un uomo che ha dedicato la vita a difendere le sue idee personali. È stato deriso, è stato ostracizzato, ne ha passate molte, ma non si è demoralizzato e non ha cambiato idea. Poi naturalmente nella vita è normale anche cambiare idea, ma nel suo caso ha proseguito per la sua strada. Magari non tutti lo conoscono e diciamo che è un uomo che dopo una iniziale carriera sportiva come professionista divenne un noto cronista sportivo per la BBC. Successivamente un portavoce del Partito Verde nel Regno Unito e poi dal 1991 ha proseguito indipendentemente una sua ricerca decisamente peculiare. È fermamente convinto che l'umanità viva immersa in una realtà olografica, quindi che il mondo che percepiamo sia una sorta di proiezione progettata per limitare la coscienza umana. La sua convinzione più discussa, difficile naturalmente da metabolizzare e che si presta alla facile ridicolizzazione e ovviamente ampiamente derisa, è quella secondo cui una razza interdimensionale di esseri rettiliani, correlabile agli Anunnaki storici, controllerebbe la Terra attraverso le elite mondiali. Descrive quindi nei suoi libri questo sistema di controllo piramidale gestito da una fratellanza globale che mira a ottenere un controllo mondiale unico e alla sorveglianza totale delle popolazioni. Questo è il suo pensiero, quindi volevo solo chiarire che non è il nostro, però è giusto conoscerlo e ascoltarlo o leggerlo per chi ha piacere. Oggi cosa possiamo dire? Purtroppo, con la ripugnante vicenda Epstein-Maxwell, possiamo perlomeno dire che esistono sulla Terra soggetti quantomeno disumani
e sembra che il peggio non sia ancora completamente messo in luce. Tra protezioni incrociate di politici, principi caduti in disgrazia, posizioni apicali in multinazionali, corporazioni, membri dei servizi. Stiamo parlando di un'elite, tutto sommato. Cosa dici, Mauro? Beh, sì, certamente. Da sempre il mondo è governato dalle elite, ne parlo nei libri, ovviamente io parlo di una elite che è quella descritta dalla Bibbia, che è il mio tema chiaramente di studio e di discussione, di analisi e di presentazione al pubblico, insomma. Certo, ma ad esempio solo pochi giorni fa, intanto per tenerci aggiornati, Ghislaine Maxwell, appunto la compagna di Epstein, avrebbe dovuto testimoniare davanti al Congresso sui loro crimini, ma ha invocato il quinto emendamento, quindi il diritto a non auto-incriminarsi. Perché? Il suo avvocato ha proposto apertamente, senza pudore, un ricatto vero e proprio. La Maxwell parlerà solo se Trump le concederà la grazia, anticipando che affermerà che Clinton e Trump non facevano parte della compagnia. Il comportamento normale di chi ha il potere, che è un potere sempre legato comunque al potere finanziario, però direi che ne parleremo ancora qui più avanti, saremo costretti a parlarne, direi purtroppo perché la cosa continua, perché non possiamo girarci dall'altra parte, anche perché è strettamente legato al passato e come dico sempre, se si conosce il passato si ha maggior facilità a conoscere, riconoscere, analizzare e comprendere il presente. Scorrendo le pagine di questo libro, abbiamo scoperto che David Icke dedica un completo capitolo ai tuoi studi, il capitolo 19, al tuo lavoro, ha letto Gods of the Bible e approfondisce il contenuto proprio di quest'ultimo libro. Sì, quindi lui ha letto gli dei della Bibbia. E questa è una notizia davvero curiosa, ma davvero David Icke legge i miei libri, segue il mio lavoro, è una cosa che mi lascia stupito, ma mi interessa soprattutto capire in che modo mi presenta, che cosa ha destato il suo interesse e come ha collegato il suo lavoro al mio, alle mie teorie o meglio direi alle mie ipotesi, insomma, ed è venuto fuori un discorso interessante e coerente. Sì, lui ha apprezzato il tuo lavoro in passato per la casa editrice San Paolo, con ovviamente dei numerosi libri che hai tradotto per loro, ha letto con attenzione appunto il tuo ultimo libro. Infatti il capitolo 19 si intitola Chi o che cosa è il Dio biblico? Quindi si pone questa domanda fondamentale che tutto sommato spesso ci poniamo anche noi. La sua prima mossa è quella di togliere a questo cosiddetto Dio la patina religiosa e riportarlo a un personaggio concreto, un personaggio d'azione che comanda, pretende, punisce, fa la guerra. Quindi non così lontano da quanto emerge dalle tue letture. Ecco, sì, qui in effetti l'utilizzo che fa del mio lavoro è un utilizzo coerente, no? Difatti da molti anni cerco, lo sapete, di leggere letteralmente la Bibbia per vedere cosa fa questo cosiddetto Dio nel racconto biblico. E se nel testo, ovviamente nel testo biblico, questo soggetto ordina e quindi andate, prendete, uccidete, distruggete, quello è il profilo che ne viene fuori, piaccia o non piaccia, e io ovviamente non posso farci niente. Come dico sempre, io racconto quello che leggo. Poi ognuno giudica come vuole, e io non devo condizionare il pensiero di nessuno, ma semplicemente fornire informazioni. Non dimentichiamo che non solo il solo nel mondo però a dare questo tipo di lettura, mi viene in mente per esempio la teologa Stavrakopoulos di cui abbiamo parlato in un video che descrive la figura di Yahweh, va addirittura quasi più avanti di me nel descrivere la fisicità di Yahweh, cioè arriva a toccare temi che io non ho mai toccato, tipo la sessualità, eccetera. E Certo. quindi, insomma, sono in buona compagnia in questo mio lavoro. Ike in effetti ammette che molte incoerenze spariscono se smetti di leggere Dio al singolare, ad esempio, e mantieni la parola ebraica originale, Elohim.
Cita alcune frasi dal testo biblico. Facciamo l'uomo a nostra immagine, siamo in Genesi 1:26. L'uomo è diventato come uno di noi, Genesi 3:22. E poi si riferisce ad esempio a Babele, quando Yahweh dice scendiamo e confondiamo la loro lingua, Genesi 11:7, contesto in cui Dio punisce l'arroganza degli uomini stessi. Sì, devo dire che ho letto il capitolo 19, poi anche il capitolo 20, perché ero veramente curioso di vedere come trattava il mio lavoro e devo dire che mi sono accorto che conosce la Bibbia e lui facendo queste citazioni esplicitamente proprio dice Mauro Biglino include molti esempi nel suo libro, cioè gli dei della Bibbia, molti esempi circa la pluralità degli Elohim e cita esattamente ciò che ho scritto io e questo glielo devo riconoscere anche perché ho visto che conosce la Bibbia molto bene e in effetti se uno legge noi, nostro nella Bibbia hai un plurale, hai una pluralità che è in azione, un gruppo di individui che si stanno esprimendo o che stanno agendo. Poi si possono anche discutere i casi in cui Elohim regge un verbo al singolare, ma la cosa è anche facilmente spiegabile perché il lettore deve vedere l'aspetto più semplice, più immediato, cioè in quei casi la frase, il verbo al singolare, parla di Elohim che agiscono come un gruppo unico, quindi come un gruppo che prende le decisioni in modo collegiale. E quindi se uno traduce il tutto come se fosse invece una persona sola a parlare, allora si sta sovvertendo completamente la prospettiva biblica. Però questo è il lavoro della teologia che necessariamente deve sovvertire la prospettiva biblica perché la teologia ha la necessità assoluta di affermare l'esistenza di un Dio unico, cosa che nella Bibbia, lo sappiamo, non c'è. Infatti qui David Icke sottolinea più volte quanto cambia la prospettiva della lettura se seguiamo il tuo suggerimento, le tue traduzioni. Sì, perché se noi comprendiamo che chi parla è un noi veramente, allora molte pagine della Bibbia diventano lineari, diventano comprensibili, diventano logiche e non serve arrampicarsi sugli specchi per spiegarle, sono così lì chiare, palesi davanti ai nostri occhi. Bisogna solo non correggere il testo mentre lo si traduce. Nei libri e nelle conferenze, nei video ho fatto esempi proprio di come verbi anche al plurale nelle Bibbie per le famiglie vengono tradotti col singolare e quindi questo è ciò che non bisogna assolutamente fare perché significa nascondere ciò che è realmente scritto. Elenca ancora molti esempi, sempre basati sulle tue traduzioni, come per dire non sto ipotizzando o segnalando un caso isolato, ma ci sono tantissimi esempi nel testo. Ad esempio cita la frase chi è come te tra gli Elohim? Yahweh è il più grande degli Elohim, non avrai altri Elohim di fronte a me, e lì siamo in Esodo 20, che è il primo dei comandamenti di Yahweh. E quindi è interessante perché ci sono tantissimi esempi che leggiamo nei tuoi libri e che corroborano comunque quello che lui da tempo sostiene. Per esempio tu hai citato, anzi lui, David Icke ha Cioè, citato anche no, tra gli Elohim, questa è già una immagine, una sorta di fotografia, cioè se io ti dico per esempio, visto che siamo in tempi olimpici, se io sono il migliore tra gli sciatori vuol dire che gli sciatori sono molti, altrimenti direi una frase senza senso. Quindi se uno legge Yahweh è il più grande di tutti gli Elohim, si ha chiaramente la fotografia di una gerarchia nella quale ci sono Elohim più importanti, Elohim meno importanti e i vari popoli consideravano ovviamente comprensibile il loro il più importante. L'importante è capire
che gli Elohim erano una pluralità, e David Icke questo lo esprime chiaramente, ma per lui è ovvio perché rientra nella sua visione di questa gerarchia di chi realmente governa il mondo. Quindi questa non è una interpretazione, no? Proprio è la struttura delle frasi a confermarci la presenza, diciamo, di altri individui sulla cui natura poi si può discutere, si può essere d'accordo. Io cerco di non parlarne mai perché la Bibbia non è chiara da questo punto di vista, però sono certo della pluralità, ripeto, non parlo della natura, della struttura di questi individui che di fatto hanno costruito il sistema sociale nell'antichità, un sistema sociale che sostanzialmente vige tuttora, e quindi leggendo la Bibbia di questo sono sostanzialmente certo, anche se so di, forse è una parola grossa, ma insomma, sconvolgere un po' il panorama religioso, soprattutto quello occidentale, perché in Oriente la cosa è molto più accettata, molto più semplice, molto più lineare, però di fatto è così, insomma la Bibbia questo ci dice e questo noi dobbiamo sapere. Poi in questo capitolo lui prosegue ancora appunto abbracciando anche alcune delle tue traduzioni legate alla cosiddetta creazione o manipolazione genetica dell'Adam, prosegue con degli approfondimenti sulla reale provenienza di questi esseri, collegandosi anche, come avete fatto tu ed Eric in Cieli in Fiamme, ad altre religioni che parlano dei popoli delle stelle, la stretta correlazione di questi racconti con quelli della terra di Sumer, e apre la porta alla lettura della Bibbia come storia di potere, alleanze, competizioni e non come un monologo teologico. Sì, che è anche sensato proprio storicamente, quindi dobbiamo pensare che un testo nasce all'interno di un mondo reale, all'interno di un mondo fatto di vicende reali, e in quel tempo c'erano regni da costruire, regni da difendere, religioni che sono emerse a sostegno del potere, religioni che sono state create, ideate proprio da chi governava allora e probabilmente governa ancora adesso, rimanendo dietro le quinte, il tutto condito da una giusta, necessaria, direi indispensabile per loro dose di propaganda, e di propaganda sentiamo parlare tutti i giorni nei telegiornali, perché la propaganda è il sistema attraverso il quale ciascuno cerca di ovviamente accreditare se stesso, accreditare la propria visione del mondo, cerca di giustificare le proprie azioni, che sono sempre poi spesso finalizzate al controllo dei territori. E quindi la religione nasce proprio come forma di amministrazione, proprio di gestione del potere, ed è una gestione del potere fatta su una umanità che, ho detto molte volte, sin dall'antichità era considerata quasi come, è una parola brutta ma non posso non dirla, quasi come del bestiame da tenere dentro dei recinti che hanno delle caratteristiche particolari, e recinti che servono a mettere in contrapposizione vari gruppi, perché insomma è noto quanto dicevano i romani con il famoso divide et impera, ed è quanto realmente avviene costantemente e noi assistiamo tutti i giorni a questo fatto. E soprattutto in antichità bisogna ricordare che la religione non era disgiunta dal mondo laico, cioè le leggi laiche erano di fatto le leggi religiose, considerate religiose, cioè le leggi dettate da chi governava, che era considerato anche una divinità, era un tutt'uno, funzionava così, è ancora così in alcuni mondi, in alcuni stati. Pensiamo per esempio agli stati islamici, dove non c'è assolutamente differenza tra leggi laiche e le leggi scritte nel Corano. Poi qui ci sarebbe tutto un lungo discorso da fare sulle reali origini del Corano, eccetera, ma insomma non fa parte dell'argomento di oggi.
Sì, e anche David Icke sostiene che le religioni siano uno strumento di potere e controllo delle masse. Ma ancora, sempre sul capitolo dedicato a te, si sofferma e analizza proprio a voler puntualizzare il ruolo del tuo lavoro nel sostenere anche alcune sue ipotesi e passa quindi ai termini ruach e kavod. E qui lui ti cita in modo diretto e con entusiasmo. Infatti dice: Ruach finalmente diventa una parola concreta, vento, aria in movimento, e kavod, nel suo significato originale, non intendeva certo gloria, cito le sue parole, ma qualcosa di pesante, di concreto. Sì, devo dire che è stato molto attento nel leggere e analizzare quanto ho scritto nel libro, perché in effetti se quando si legge la Bibbia si legge sempre spirito di Dio e gloria di Dio, viene naturale immaginare un'aura assolutamente religiosa, mistica, spirituale, creata ad arte quando si è vista la necessità di creare una religione, quindi di trasformare fatti concreti in fatti riconducibili ad un altro mondo. Se invece si legge aria che si muove, vento, qualcosa che quando si muove fa muovere l'aria, qualcosa che è pesante e quindi qualcosa che è, possiamo proprio usare la parola meccanico, lo scenario cambia completamente, no? Perché vengono descritti con termini molto concreti, fenomeni fisici, presenze fisiche che modificano in qualche modo l'ambiente in cui agiscono, quindi l'ambiente visivo, anche l'ambiente sonoro, e sono considerati anche pericolosi, assolutamente pericolosi. Su questo la Bibbia è molto chiara e devo dire che David Icke ha colto molto bene questo aspetto. Quando queste parole vengono rese in modo spirituale dalla religione, il lettore è già indirizzato verso l'inganno. Se invece le rendiamo concrete, il testo diventa una descrizione e finalmente abbiamo qualche indizio sulla vera storia dell'umanità. Esatto, difatti la spiritualizzazione è un filtro successivo, è stato inserito nel corso dei secoli, studiato attentamente a tavolino, direi già a quei tempi, proprio dalla elite superiore come nuova forma di controllo, una forma molto intelligente, molto sottile, molto efficace, studiata da quella civiltà che ci ha fatti, che ci ha proprio ingegnerizzati, diciamo così, per utilizzarci. Lui cita anche ancora l'immagine del rovetto ardente, siamo in Esodo 3, quando Yahweh appare a Mosè sul monte Oreb, nel Sinai, richiama la tua osservazione sul termine Sener e la possibilità che non sia solo un cespuglio, ma addirittura una cresta rocciosa, e lo usa per dire guardate come cambia lo scenario, cambia il luogo, cambia veramente la storia di questo episodio. Sì, questo esempio che lui ha scelto è un esempio perfetto di che cosa intendo per lavoro concreto fatto su un testo. E quindi uno ha in testa l'immagine, no? Un cespuglio che brucia ma senza bruciare, che apparirebbe una cosa ridicola. Ma se il termine se ne apre anche un altro scenario, perché se ne viene usato nella Bibbia anche per indicare una cresta rocciosa, allora tutto diventa meno assurdo, diventa immediatamente comprensibile e non richiede spiegazioni miracolose. Ovviamente questo non è ancora la prova dell'esistenza, per esempio, di un mezzo volante, però se togliamo un'immagine prefabbricata e ci immettiamo su un terreno più concreto e soprattutto più comprensibile, accettabile, allora abbiamo una Bibbia che in realtà ci racconta non di un, come viene tradotto, Dio che abita nel roveto, che sembra una cosa assolutamente ridicola, ma di un Dio che abita su una montagna e difatti è sempre definito Dio delle montagne, spiegato in un video il significato di El Shaddai, che significa proprio o Signore della montagna o Signore della steppa.
Quindi si toglie quella affermazione ridicola di Dio che abita nel cespuglio e invece possiamo immaginarci un altro scenario nel quale una sostanza infiammabile si trova sulla pietra, questa sostanza brucia, ma non brucia la pietra ed è esattamente ciò che si può rilevare se si dà al termine se n'è il significato di cresta rocciosa, cosa che la Bibbia fa espressamente. Quindi non è anche qui una elaborazione successiva fatta da un traduttore che vuole introdurre le sue idee, ma è semplicemente prendere atto del fatto che è la Bibbia stessa che dice che quella parola indica anche una cresta rocciosa perché se ne indica tutto ciò che è pungente o che ha l'apparenza di essere pungente. Quindi, chiaro, un roveto può essere pungente, ma anche una cresta rocciosa con molte punte e quindi può essere efficacemente rappresentata da questo termine. Arriviamo al blocco centrale di questo capitolo dove si sofferma sulle cosiddette visioni di Ezechiele. Non vanno lette come fantasia, ma sempre citando espressamente proprio la tua chiave di lettura anche di questo capitolo, ma qualcosa che è stato realmente visto. Quindi si parla di ruote, di rumore in movimento, la cosiddetta gloria che si alzerebbe dal suo luogo, stiamo parlando della gloria spirituale, e nota che Ezechiele utilizza proprio i termini ruach e kavod. Devo dire che anche qui David Icke ha egregiamente compreso la spiegazione che io do del termine visione, che non indica visione mistica, ma nella concretezza della lingua ebraica indica un qualcosa che ho visto, cioè un qualcosa di assolutamente reale, quindi non una visione onirica. E quindi fa un elenco proprio di una successione di eventi concreti, materiali che avvengono, quindi Ezechiele che vede la gloria, la cosiddetta gloria del Signore presso il fiume Chebar, il profeta che sente la gloria di Dio che si innalza dal suo luogo, quindi sente il rumore che fa, descrive la gloria che si muove dal santuario, poi la gloria del Signore, la cosiddetta gloria del Signore, ritorna nel nuovo tempio dicendo addirittura che arriva dal lato orientale, quindi pensiamo a questa gloria spirituale che è sul lato orientale ma non è sugli altri lati, è ridicolo persino dirlo, insomma. Lui riprende anche il concetto di Kavod che in Ezechiele rappresenta proprio la manifestazione concreta, localmente luminosa, cioè la luce del Kavod, di questa gloria presupposta di Dio, è una luce che è ben localizzata al di sotto del Kavod, non è qualche metro più in là, cioè non prende tutto l'ambiente, ma è limitata al raggio di azione del Kavod. Quindi questo rappresenta la potenza, ma la potenza concreta di questa cosiddetta divinità. È una potenza che spesso viene nella Bibbia associata a nubi, fuoco, abbiamo già detto, suoni, è una potenza, cioè un qualcosa di potente, di materiale che si sposta e che interagisce proprio con la quotidianità degli uomini presenti in quel momento e in quel luogo. Ma se uno trasforma tutto questo in misticismo, cosa fa? Non fa altro che, come dire, spegnere il testo e soprattutto non sta rispettando quanto gli antichi autori ci volevano probabilmente trasmettere, ovviamente con i vocaboli, con i termini di cui disponevano allora, che non erano certo i più adatti per descrivere questi fenomeni straordinari. E in effetti negli dei della Bibbia ho proprio approfondito questo tema e David Icke lo ha colto molto bene, devo dire. Anche nel tuo libro Cieli in fiamme questi passaggi sono descritti con molta chiarezza. Sì, esatto, è proprio il racconto di un oggetto che si muove nello spazio, fa rumore, il rumore cambia quando si sposta, si chiama effetto Doppler, davvero precisa la descrizione di questa cosiddetta
gloria che cambia di intensità con il movimento. Poi, ripeto, non devo imporre assolutamente nessuna conclusione a tutti i costi, però devo assolutamente lasciare che la descrizione resti descrizione e non interpretazione. A questo riguardo Icke chiama in causa Joseph Blumrich, ingegnere della NASA, e racconta che inizialmente questo scienziato respinse l'idea tecnologica che era stata proposta proprio da Erich von Däniken. Poi però si incuriosì e studiò la descrizione in maniera più approfondita e in effetti poi scrisse addirittura un libro su questo argomento, The Spaceships of Ezekiel. Questo passaggio nel capitolo serve a dire che quindi non parliamo di fantasie popolari, ma c'è anche qualche scienziato che ha provato a trattare il testo come un progetto descrittivo e che in prima battuta aveva rifiutato l'ipotesi, però il dubbio si è insinuato fortunatamente tra i suoi pensieri e non l'ha più abbandonato. Sì, è una vicenda che Eric von Däniken ci ha raccontato Sì. personalmente durante uno dei nostri tantissimi incontri quando lavoravamo assieme ed è una distinzione importante, un esperimento importantissimo, cioè un ingegnere della NASA prende le parole della Bibbia, prova a capire se stanno in piedi come descrizione di un oggetto che è insomma un po' il metodo del mio lavoro. Può essere ovviamente discutibile, certamente. Si lavora su dettagli, non su emozioni, si lavora filologicamente e si fa finta di prendere per vero quello che c'è scritto. Qui nasce ovviamente quella reazione umana e quella che ha provato e ben descritto Blumrich. Prima si rifiuta ciò che pare impossibile accettare, un rifiuto istintivo perché è un rifiuto condizionato da stratificazioni di convinzioni preconcette che ci sono state inculcate nei secoli proprio per nascondere la concretezza di quello che viene raccontato. Come è capitato a noi tutti, come è capitato a te, come ci raccontava Eric e anche David Icke racconta di avere iniziato gli studi in età giovanile proprio in ambiente religioso e lui dice sono stato addestrato, ammaestrato, però qualcosa non mi convinceva già allora. E quindi anche il tuo lavoro, Mauro, a detta di David Icke, diventa una conferma e un ponte verso tutto il resto anche del suo impianto, dei suoi personali ragionamenti. Esatto, e direi che già questo cambia il livello del discorso. Poi tu hai fatto cenno a una educazione religiosa e questo è un fatto che accomuna molti di noi, è una curiosità. In questo libro, naturalmente, David Icke dedica un approfondimento molto dettagliato alla vicenda della coppia Epstein-Maxwell e ai loro legami confidenziali, amichevoli, con uomini di grande, grande potere. E lui su questi temi aveva già insistito anni fa, quando era molto più facile deriderlo che ascoltarlo. Ora, purtroppo, ha concretamente davanti agli occhi un caso dal quale emergono ogni giorno dettagli quasi inimmaginabili un tempo. Confermano connessioni complesse che si stanno dipanando in parte e anche noi stiamo seguendo l'indagine. Sì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha in effetti pubblicato nelle ultime settimane una grandissima quantità di materiale collegato proprio all'Epstein Files Transparency Act e mantiene quindi una biblioteca ufficiale che viene costantemente aggiornata. E come dici tu, qui serve metodo, come sempre. Sono dossier complessi, c'è una grande differenza tra fatti, congetture, ancora propaganda, quindi queste differenze sono molto sottili, possono anche trarre in inganno, ma non possiamo che convenire con David sul concetto di elite, perché qui abbiamo davanti agli occhi la presenza di una casta intoccabile, apparentemente, che si muove nel mondo con insolenza, come se vivesse su un piano differente da quello di noi mortali. I tuoi lettori spesso chiedono: ma non stanno emergendo qui comportamenti efferati che in qualche modo evocano passaggi che abbiamo letto nell'Antico Testamento? Si descrive chiaramente l'esistenza di una casta separata dagli altri, con diritti diversi e i cui componenti mostravano una particolare attenzione, ad esempio, verso le giovani creature.
trattate già allora come una proprietà privata. Sì, purtroppo la casta è, direi, fotografata nel testo biblico in un modo che alle volte appare addirittura brutale. E questa casta, in questo caso, non è soltanto la casta degli altissimi governanti, cioè di quelli che ci hanno fatti, ma è anche la casta intermedia, cioè di quelli che loro hanno scelto come loro rappresentanti quando, come dicono i Sumeri, il potere è sceso dai cieli alla terra, cioè è stato portato dall'alto verso il basso. E questa casta di regnanti, per esempio nel primo libro di Samuele è scritto: prenderà i vostri figli, prenderà le vostre figlie, prenderà i vostri campi e voi sarete i suoi servi. Cioè c'è una sorta di concetto di impunità di questa casta. Quindi, come affermo da sempre, non si parla qui ovviamente di spiritualità, ma di una struttura di potere che impone le sue leggi crudeli, anche se apparentemente è scelta dal popolo. E qui mi viene in mente che, per esempio, il governo USA è stato da sempre modellato come una sorta di regno, dove la differenziazione tra i vari poteri esecutivo, legislativo e giudiziario non è propriamente chiara e palese come quella delle democrazie, e direi che per esempio con il governo Trump si tende più all'unificazione sul potere esecutivo. Certi aspetti che inizialmente appaiono marginali poi di fatti corrono il rischio di realizzarsi, così come appunto David Icke parlava di queste cose alcune decine di anni fa e adesso le vediamo sotto i nostri occhi. E poi, per quanto riguarda le giovani vittime di cui si parla ora, anche di queste si parla nella Bibbia, ne ho scritto nei libri e ne ho parlato. Nel libro dei Numeri si parla chiaramente di bambine, così traducono gli stessi ebrei, di bambine che vengono tenute in vita, dico brutalmente, ad uso e consumo degli israeliti, e questo è un ordine di Yahweh che dà al popolo attraverso Mosè. E quindi questo richiama delle somiglianze realistiche rispetto a quello che stiamo vedendo ora, e sono delle somiglianze che fanno paura. Cioè, quando un gruppo si percepisce come separato, come distaccato, come diverso, come dotato di diritti particolari, quindi, per usare un termine antico, un gruppo sacro, che sappiamo cosa vuol dire, l'abbiamo detto molte volte. Quindi questo gruppo tende a comportarsi senza scrupoli, assolutamente, come se avesse più diritti degli altri, se li autoattribuisce, e gli altri diventano, come dire, brutalmente materiale, fruibile, proprio come all'inizio noi per i nostri cosiddetti creatori eravamo poco più che animali intelligenti da utilizzare, nei confronti dei quali loro potevano fare assolutamente ciò che volevano. E non possiamo che riconoscere questo, che è un fatto certo. Alcune reti di potere esistono, il caso Epstein-Maxwell, comunque lo si legga, comunque lo si interpreti, ha mostrato necessarie e inevitabili relazioni con i potenti, meccanismi di controllo, meccanismi di protezione, anche perché pare che tutto abbia avuto una ideazione precedente, e quindi assistiamo a questo abuso di minori già documentato, pare, dalla Bibbia, abuso di minori come pratica diffusa, come un fatto quasi naturale che documenta forse la bassezza alla quale può arrivare il genere umano, una bassezza alla quale pare non ci sia un limite per questa casta, ovviamente. Oggi dire questo non è più complottismo, no? Potevano esserlo 20 o 30 anni fa,
Ma questo ormai è diventato drammaticamente realismo, cronaca, però so che ne parleremo ancora direttamente con David Icke, avremo il piacere di averlo sul nostro canale ed è una cosa che francamente non mi aspettavo. Siamo in contatto. Sì, direi che non vedo l'ora. Poi, come sempre, la cosa importante è distinguere, su certi aspetti non è assolutamente necessario, indispensabile essere d'accordo, ma è importante distinguere, per esempio, cos'è documentato, cos'è ipotesi, cos'è realtà fattuale, che cos'è deduzione, però è bene non ridicolizzare a Certo. priori chi pone domande scomode o chi fa affermazioni scomode, perché spesso ridicolizzare è il metodo più comodo per non guardare e per far sì che anche gli altri non guardino, cioè per nascondere. E la prova che è bene non ridicolizzare è che oggi purtroppo alcune di quelle che sembravano nel passato essere delle teorie fantasiose si stanno in realtà mostrando adesso sotto i nostri occhi come una realtà triste e veramente molto molto drammatica. Sì, infatti già nei suoi primi libri troviamo la descrizione di una elite caratterizzata da crudeltà efferata, pedofilia, coperture reciproche ad alti livelli governativi e ora vedere quanto emerge da questa indagine è già purtroppo una triste conferma. Quindi è importante soffermarsi, guardare, non passare oltre, è una delle caratteristiche di David Icke, apprezzabile. E possiamo dire, comunque, per quanto riguarda il fatto di esprimere affermazioni scomode, anche tu, Mauro, non sei da meno. Sì, devo dire che in effetti in questi anni definire le mie affermazioni scomode per molti è quasi un eufemismo perché sono state definite ben diversamente. E c'è una differenza che mi aiuta, per esempio nel capitolo 19 del libro di Icke c'è proprio un substrato linguistico, cioè un supporto preciso e inequivocabile su cui lavorare e noi facciamo quello, cioè se serve a chiarire anche altri scenari scomodi come quello al quale stiamo assistendo, direi che va bene così, insomma, se questo metodo funziona, continuiamo a utilizzarlo. Restiamo aderenti al testo. Sì, non mi aspettavo di certo che David Icke dedicasse un intero capitolo nel suo libro al mio libro Gli Dei della Bibbia e quindi lo attendiamo qui sul nostro canale, faremo una intervista e non immaginavo neppure francamente che seguisse il mio lavoro. E invece è così, a volte appunto gli sforzi si uniscono e speriamo nell'insieme di piano piano avere le idee un po' più chiare su quanto sta accadendo sul nostro pianeta. E come Quindi, dico sempre, conoscere il passato ci aiuta anche a comprendere il presente. quindi lo aspettiamo e intanto salutiamo i nostri amici e speriamo in parte di avere risposto alle loro domande. Ciao, grazie e come al solito alla prossima. Ciao!